Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video dei radiocomandati. Torniamo a parlare di Mini 4VD. Oggi, nello specifico, parliamo di sistemi di ammortizzazione. Nello specifico vedremo quello dedicato alle lavorazioni o comunque anche tutta la parte teorica. Più che altro vorrei approfondire un po' il tema in linea generale con voi e parlarvi di uno dei metodi possibili per ammortizzare questo telaio e anche un po' quello che è il principio che c'è dietro, perché come sempre ci sono mille modi per fare le lavorazioni, mille modi di arrivare allo stesso risultato, più o meno, a cui secondo me è sempre più importante sapere la teoria. Come sempre, prima di proseguire vi invito ad iscrivervi al canale se è la prima volta che ci vedete, o così, insomma, se siete degli abitué di questo canale, è il miglior modo per supportarci, quindi cliccate. Veniamo subito a noi. Oggi nello specifico parleremo, ve lo dicevo prima, di sistemi di ammortizzazione, che è una delle lavorazioni principali che vengono fatte nella categoria Open per gestire, se così si può dire, meglio il rientro dopo un salto. Ok, i sistemi di ammortizzazione fanno parte del setup di quasi tutti i mezzi di modellismo dinamico, sono fondamentali. Le nostre Mini 4VD ne sono totalmente sprovviste, cui per compensare, dato che in questa categoria si può fare taglio e cucito, esistono vari modi per andare così ad ammortizzare quelle che sono le cadute dopo i salti. Ho qui in mano uno degli ultimi set rilasciati solo telaio, vediamo se riesco a farvelo vedere, se riesco, eccolo qui, a metterlo a fuoco. È un MS chassis, che è appunto il telaio composto da 3 parti, che viene utilizzato tantissimo per questo tipo di lavorazione, per questa categoria, per la Open, e quindi così ne vedremo un po'. Allora, un po' di teoria, partiamo dall'inizio. Intanto il telaio MS, ne vedete uno qui che ho già lavorato, è diviso in 3 parti, ok? Vedete. Da cosa è composto? È composto da un'unità centrale, che è quella dove andranno poi ad essere inserite le nostre batterie, e anche dalla parte di connessione, diciamo, delle lamelle di rame che vanno a chiudere il circuito, e anche dell'interruttore che poi effettivamente va ad alimentare il motore in questa posizione centrale. Posizione centrale perché questo è il telaio regina, se vogliamo così dire, appunto dei motori Pro, quelli bipignone. Nelle unità laterali, poi andiamo a vederle qui, io queste le ho già lavorate, ma adesso ne andremo a vedere anche così fuori dalla scatola. Si va ad innestare una scatola, che adesso andiamo a vedere, o comunque un alloggiamento per la trasmissione diretta sugli assali. Sì, perché la vera differenza tra un sistema di ammortizzazione applicato a una Mini 4VD e un sistema di ammortizzazione, diciamo, con una struttura un po' differente, come quelle del mondo dell'RC, sta appunto nel fatto che innanzitutto il sistema dell'assale è, possiamo definirlo, un assale rigido. Ok, perché gli assali delle Mini 4VD sono sostanzialmente delle barrette di metallo da 60 mm o da 72, queste sono le due versioni di lunghezza, dove nella prima è quella, diciamo, standard, dove si vanno ad innestare ruote e cerchi, nella seconda invece è quella dove si vanno a praticare i fori e quindi ad avere un passaggio dell'assale anche oltre il cerchio, quindi va anche a sforare. Questo va ad aumentare tantissimo la stabilità e anche così l'erogazione che arriva fino a terra. Diciamo, sono principalmente quelli che vengono appunto utilizzati nella categoria Open, no? Dove comunque si può lavorare tutto, si può tornire le gomme, e quindi sicuramente più facile vedere degli assali da 72 in questa categoria, da 72 mm. Detto questo, asse rigido cosa vuol dire? Vuol dire che non abbiamo effettivamente un differenziale che va a definire un po' quella che sarebbe la differenza di distribuzione, no? della rotazione, no? Perché comunque lo sapete, ne abbiamo già parlato altre volte anche nel mondo, nell'ambito RC, il differenziale serve proprio a permettere una rotazione differente alle gomme e ai cerchi, anche in funzione di quella che è la curva, no? Del raggio della curva, e questo permette un maggiore controllo e una maggiore stabilità del mezzo. Nelle Mini 4VD questo proprio per struttura non è possibile, perché non abbiamo un vero e proprio sistema a coppie coniche come quello dei differenziali che ad esempio possiamo trovare qui nel mio scaler. E quindi come facciamo a gestire il sistema di ammortizzazione? Normalmente non c'è, appunto, come vi dicevo, farlo implica ammortizzare praticamente tutto l'asse. Ok, questo è il principio fondamentale che si può applicare appunto nel telaio MS. Perché l'MS è naturalmente costruito in 3 parti, ok? Quindi una che è il frontale, il centrale
e il posteriore. L'asse, l'assale, se vogliamo così definirlo, viene inserito qui. C'è ovviamente un sistema di trasmissione qui che porta direttamente tramite un ingranaggio che va a definire anche il rapporto di rotazione tra il pignone del motore posizionato qui e l'effettivo ingranaggio che passerà direttamente sull'assale. E questo che cosa comporta? Comporta che quello che noi possiamo gestire è questo. Ve lo faccio vedere qui su questo telaio che in realtà ho già parzialmente lavorato. Ok, questo scorrere verticale sarà effettivamente il nostro sistema di ammortizzazione. Ora, questa cosa si può fare in n.000 modi. Oggi ne vedremo uno dei più basilari, supportato anche dal punto di vista della lavorazione da delle dime. Non è il modo con cui si fa un sistema di ammortizzazione, ma è uno dei tanti. Secondo me il più semplice, detto fra noi. Quindi ci spostiamo sul mio tavolo e vediamo un po' quelli che sono le lavorazioni da fare. Ed eccoci qua. Allora, giusto piccolo dettaglio, un po' per quello che vi dicevo prima, tornando al mondo dell'RC, appunto qui dentro dove c'è diciamo la scatola del differenziale, c'è appunto il sistema che permette tramite due assali che non sono per così dire a palo rigido di andare a gestire la trasmissione fino alle ruote, no? Quindi che permette anche una rotazione in sensi opposti o comunque anche con una variazione su quello che è effettivamente il giro, no? Cioè tipicamente in curva gira di più la ruota esterna della ruota interna, no? Questo è abbastanza appurato. E l'ammortizzazione, lo vedete, è un'ammortizzazione separata, no? Questi due qui sono i bracci, sono i due attacchi dell'ammortizzatore, dove l'ammortizzatore permette questo tipo di movimento, ok? Vediamo, sono due elementi separati che permettono quindi all'asse di andare ad inclinarsi. Ora, questo nel momento in cui andiamo a traslare sul mondo Mini 4VD è un po' più complicato, ok? Possiamo dire che l'ammortizzazione è pari, ok? Quindi andremo effettivamente a creare un'ammortizzazione qui, in questo scasso che adesso vi spiegherò come va a strutturarsi, in modo tale che la parte centrale, che è la parte più pesante rispetto alle due esterne dove andiamo poi effettivamente ad avere le ruote, possa avere questo movimento di scarico dell'energia cinetica nel momento in cui andiamo effettivamente ad atterrare, a scaricare il peso della nostra Mini 4VD dopo un salto. Fin qui tutto chiaro? Parte fondamentale di questa lavorazione sono le molle, ok? Quindi una, ripeto ancora per chi è un po' duro d'orecchi, questo non è il sistema di ammortizzazione, ma è una delle possibili lavorazioni. Le molle a che cosa servono? Servono appunto a creare l'assorbimento appunto del peso dell'energia cinetica verso il basso. In che punto le andiamo a posizionare? Allora, se andiamo a guardare effettivamente come è composto questo telaio, anche sia dopo che l'ho lavorato che prima, magari ne andiamo ad aprire un altro così lo vediamo da nuovo. Eccolo qui, a parte vabbè la parte di Carter che al momento non ci interessa, i moduli anteriore, posteriore e centrale sono quelli che ci interessano di più. Allora, come vedete qui è un unico pezzo, ok? Questo è come si presenta il telaio MS da nuovo. Andandolo a costruire, diciamo a tagliare in questo modo qui, andiamo effettivamente a separare completamente non solo le parti sottostanti che già arrivano così. Alexa, spegni luce studio, che non solo arrivano così direttamente da, diciamo, per come è costruito l'MS, no? È naturalmente già separato, ma solo per la parte sottostante. Nella parte superiore, diciamo, è parte del telaio centrale, è il modulo con cui si va effettivamente a collegare. Andando a separare anche la parte superiore, creiamo due strutture che sono completamente mobili, no? Perché andandola a tagliare come in questo modo, ve li faccio vedere anche separati e poi iniziamo a vedere quelli che sono gli strumenti per arrivare a questa lavorazione, vado effettivamente, vedete questa parte qui, che io sono andato a tagliare entro certe misure, sono andato effettivamente a costruire un modulo che è completamente separato, ok? Quindi dal punto di vista degli strumenti che ci serviranno, faccio un altro recap al volo, è la pinza ovviamente che utilizziamo sempre, questo sistema che è un, possiamo definirlo coltellino circolare o un sistema di svasatura, è abbastanza specifico, si trova su AliExpress, alcuni negozi italiani ce l'hanno ed è un sistema che permette di essere inserito all'interno di questi barilotti e permette di andarne a ridurre effettivamente il diametro in modo tale che la molla Tamiya possa andarsi ad inserire senza essere allargata. Alcuni fanno il contrario,
quindi vanno ad allargare la molla, magari utilizzando punte di trapano e quant'altro. Questo è un modo, ragazzi, non è il modo, ci sono vari modi con cui si arrivano a fare le stesse cose, come sempre, non facciamo i saputi, ognuno trova il modo che gli piace di più. Questo per me è il più veloce, è il più diretto e il più semplice, soggettivamente, ok? Procedendo sempre con l'utilizzo delle dime, che cos'altro abbiamo portato avanti? Allora, abbiamo iniziato a tagliare quelli che sono i nostri bumper per fare in modo che la lavorazione delle parti sottostanti, anteriori e posteriori, diventi bumperless. Questo perché in ottica di mantenere il peso della nostra Mini 4WD il più possibile basso, in modo tale da poter gestire al meglio sia quella che è la velocità massima, ma anche comunque il sistema di ammortizzazione necessiterà di meno damper e via dicendo, si tende sempre a cercare di ridurre e di rimuovere tutto quello che è superfluo in termini di costruzione e di lavorazione. Tanto possiamo togliere, modificare tutto in questa categoria, quindi perché no? Ho già tolto, sempre con l'aiuto della Dima, ve lo facevo vedere, questo pezzo che ora è diventato bumperless, ok? Ho finito di lavorare queste parti? Assolutamente no, perché ve le faccio vedere anche nel mio telaio che ho già finito, ma queste parti sono quelle, diciamo, in cui si lavora di più, perché è proprio il punto in cui dobbiamo andare a creare il gioco che ci permetterà di andare a chiudere, poggiandoci sulle molle, per il nostro sistema di ammortizzazione. Allora, provo a farvelo vedere al meglio possibile. Che cosa bisogna fare? Allora, questa è la parte esterna e, come vi ho detto prima, il bumper va rimosso, cercando di salvaguardare questi due punti, perché è dove andranno ad innestarsi i barilotti più esterni, che non devono essere toccati, non devono essere modificati, perché vanno poi effettivamente a gestire quella che può essere l'inclinazione dell'anteriore e posteriore, per cui meno li tocchiamo meglio è e migliore sarà la tenuta comunque di questo modulo. Nella parte invece più vicina al telaio ve la faccio vedere inclinata e ve ne faccio vedere una ancora non lavorata. Che cosa andiamo a fare? Allora, innanzitutto andiamo a rimuovere queste due alette, perché ovviamente se il mio sistema deve andare su e giù, queste due alette vanno a mantenersi in blocco, ok? Vanno in battuta su quello che è il mio telaio e quindi, vedete, sono queste, andrebbero a bloccare l'escursione verso l'alto del mio modulo, mentre se io le rimuovo in questo modo, ok? Vedete? Riescono ad andare effettivamente oltre e a creare proprio quello che mi serve, ovvero che questo modo vada a chiudere poggiandosi qui dentro sulle molle in una misura che andremo a decidere. Giusto per farvi vedere meglio, in modo che si capisca il meglio possibile, andando ad inserire le molle, come vi dicevo, avendo svasato i due, continuiamo a chiamarli barilotti, posso effettivamente creare questo. Vedete, la molla si vede anche, fa questa azione di ammortizzazione, appunto, che viene comunque mantenuta poi effettivamente in linea, così. Quindi andando semplicemente qui in questo punto e in questo punto a gestire tramite una vite e un qualcosa che faccia da fermo l'escursione massima del mio ammortizzatore, posso effettivamente creare un sistema di ammortizzazione. Volevo farvi vedere che tra le tante cose che abbiamo modificato non ci sono solo queste alette qui, ma siamo andati anche a rimuovere quei due pezzettini di plastica che abbiamo all'interno qui, quelle specie di T che abbiamo, perché andando in battuta, per fare in modo che l'ingranaggio che al suo interno andrà a ruotare continui a ruotare, dobbiamo leggermente dare una limata qui dentro. Io ancora non l'ho fatto perché preferisco farlo come ultima cosa per capire effettivamente quanto sarà l'escursione del mio sistema di ammortizzazione e poi decidere dopo effettivamente quanto limare. È una cosa molto difficile da fare per quanto mi riguarda a mano, però volendo continuare a fare queste lavorazioni in questo modo, continuo così. Vi starete chiedendo voi come mai lateralmente riesco a vedere effettivamente la mia molla, perché c'è un punto nel momento in cui vado in chiusura che deve essere rimosso, ok? Lo vedete qui, magari ve lo giro, facciamo così si vede meglio, eccolo qui. Questo punto, dopo l'anellino dove andrà ad inserirsi sia il cuscinetto che l'assale, che le ruote, l'ingranaggio centrale e quant'altro, deve essere abbassato. Vedete che rispetto a questa parte è molto più basso. Anche questo comporta una lavorazione che va ad inficiare effettivamente quella che sarà la battuta massima del mio sistema di ammortizzazione per i moduli più esterni, no? Quindi abbiamo visto che per la parte in realtà interna è
questa parte qui, vediamo se riesco a girarvela, si capisce un po' meglio, e lateralmente anche. Quindi andando ad abbassare questo sistema qui vado a creare effettivamente la chiusura che poi andrà in battuta dove? Quindi vi faccio vedere come è un pezzo non ancora lavorato da questo punto di vista, dovrebbe essere, no, l'altro. Allora qui l'abbiamo già tagliato per il bumper esterno, però dovrebbe darvi un'idea di quanto effettivamente, se noi li posizioniamo laterali, di quanto effettivamente ho abbassato da questo punto di vista. Che cosa ho abbassato? Ho abbassato questi due cerchietti, quindi quelli più, scusatemi, lo giro, questi due cerchietti, quindi quelli più vicini al telaio sono quelli che devono essere abbassati, e anche la battuta della cassetta dell'ingranaggio, ok? Quindi tutta questa parte qui deve essere abbassata, quindi questo, questa parte qui, questa e anche questa. Ovviamente anche qui lateralmente devo stare molto attento a non piegare, non modificare e non danneggiare gli anelli su cui andremo ad incastonare, comunque ad incastrare i nostri cuscinetti, perché andare a danneggiare queste parti implicherebbe comunque avere un impatto poi sui nostri assali, no? Quindi magari un movimento non adeguato, un po' inclinato dei nostri assali potrebbe compromettere l'appoggio di tutte e quattro le gomme a terra, potrebbe far fuoriuscire il cuscinetto, insomma tante cose che ovviamente non vogliamo che succeda. Quindi mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando. Come si fa questa lavorazione? Ve la faccio vedere su questo pezzo che ancora non ho fatto. Se trovo la dima giusta ve la faccio vedere qui. Io che cosa faccio? Vado effettivamente a tagliare in orizzontale, in questo modo qui, fino a questo punto, ok? La dima mi bloccherà, perché ovviamente questa dima è più resistente del mio telaio da questo punto di vista, per cui arrivando in battuta mi fermerò esattamente al punto di contatto tra questi cilindrotti e gli innesti per i miei assali. Ovviamente ci sono dei punti che sono un po' difficili da tagliare correttamente, come questo punto qui più interno. Questo punto qui, il più interno, è un po' difficile perché è quasi oltre i nostri anelli. Io personalmente inclino leggermente la mia dima e faccio in modo che vada effettivamente così a separare anche quello, no? Ve lo faccio vedere anche di qua, si dovrebbe vedere. Comunque cercando di stare un po' attenti senza danneggiare. Ecco qui, al contrario così faccio veramente molta fatica, devo ammetterlo, ma parlando, spiegandovi, ecco qui l'ho già separato, gli ho dato un colpetto e ce l'abbiamo fatta. Poi portandolo fuori vi faccio vedere che il taglio si ferma esattamente lì, sia di lì che di qua. Ora, che cosa bisogna tagliare? Bisogna tagliare verticalmente fianco dell'anello dove vado ad incastrare i miei cuscinetti qui, per fare in modo che questa parte si separi completamente. Io questa la faccio a mano libera, vi dico la verità, perché si può fare, secondo me, cercando di stare abbastanza attenti e mantenendo il pezzo comunque in verticale. Sono veramente due o tre colpetti, c'è sempre da fermarsi, controllare se si sta tagliando dritto, ed ecco qua. Quindi sono riuscito a separarlo, come vedete. Ovviamente ci sono un po' di sbavature, i pezzi vanno sempre ripuliti da tutte queste briciole di lavorazione, però è un qualcosa che è fattibile. Qui, quando lo andrete a staccare, se farete un po' di fatica nel cilindrotto, vediamo se riesco a farvelo vedere, vedete c'è una sbavatura che fa spessore. Qui con un piccolo taglierino vi potete aiutare per pareggiare stando molto molto attenti. Mi raccomando, perché se questo punto qui è tagliato storto implica che il vostro sistema di ammortizzazione non batterà piatto dritto, ma potrebbe incurvarsi, quindi c'è da stare molto molto attenti, motivo per cui tanti fanno questa lavorazione con sistemi a calcolo numerico per essere un po' più precisi, però secondo me anche a mano si può fare. C'è gente che ha avuto ottimi risultati anche facendoli a mano, quindi perché no? Vi faccio vedere, io utilizzo questo qui, poi personalmente preferisco pulire spesso i pezzi anche durante la lavorazione per vedere chiaramente come lo sto modificando, se mi torna, se c'è un qualcosa che non è effettivamente dritto, perché ovviamente a mano si può sbagliare in tantissimi modi, no? Quindi c'è un po' da stare attenti. Il risultato finale di tutto questo, ve lo faccio rivedere, è questo pezzo, ok? Che appunto mi dà la possibilità, se vado ad inserire, se la ritrovo l'altra molla, di andare a chiudere correttamente, ok? Questo per quanto riguarda la parte esterna, quindi ricapitolando, bisogna
abbassare questa parte qui, la parte più esterna, quella che batte contro il telaio, uniformemente, il più possibile lineare, e tagliare queste due linguette che insomma stanno in questa parte qui, senza danneggiare queste parti piatte, perché anche queste, se avranno delle inclinazioni o delle impurità, possono portare a un rallentamento, un non scorrimento, una non chiusura del nostro sistema di ammortizzazione. Dal punto di vista invece della parte centrale, come vi dicevo prima, bisogna effettivamente abbassare la scatola degli ingranaggi. Ok? Oltre alla scatola degli ingranaggi troverete che qui c'è un leggero gradino che magari possiamo vedere qui, esatto, si dovrebbe riuscire a vedere. Quello va totalmente rimosso, cioè questa parte deve chiudere piatta così, ok? Qui deve essere totalmente piatta perché il pezzo del mio telaio che andrà a chiudere effettivamente sarà il punto di battuta, ok? Quindi anche da questo punto di vista qui, questo è un altro punto dove una limatina gliela do, che è un minimo di gioco, permette comunque un maggiore scorrimento, non troppo, perché implicherebbe dei movimenti sbagliati. Siccome questi pezzi normalmente non dovrebbero muoversi, se non c'è un minimo di gioco risulta parecchio rigido, ok? Quindi come si taglia questa parte? Qui ragazzi sta un po' a voi, perché sia la misura di questo che non vi ho dato che questo implica appunto il reale funzionamento del sistema di ammortizzazione, no? Compreso anche di scelta di grasso e scelta delle molle. Io personalmente qui ho utilizzato una misura di 0,7 se non ricordo male. Sto facendo degli esperimenti, questo in realtà forse è un po' di più. Stiamo facendo degli esperimenti, probabilmente cambierà, ho 5-6 telai che voglio lavorare in maniera diversa per provarli, per capire effettivamente come funziona il sistema di ammortizzazione e come agisce poi effettivamente in pista, perché lo sapete, la Open non è la mia categoria, sto iniziando un po' ad approfondire anche con il supporto del mio team fresco, i Bulldogs, e comunque un po' di tutti gli altri miei amici che corrono anche in questa categoria, che non lesinano in consigli, e quindi perché non provare anche questo per capire meglio come funziona. Mi raccomando, anche qui bisogna stare molto attenti a tagliare dritto qui, proprio per evitare che ci siano dei movimenti del mio telaio esterno non voluti, ok? Cioè, mi spiego meglio, se io avessi la battuta che è più alta da un lato che dall'altro, cosa comporterebbe? Che magari il mio telaio chiuderebbe così o chiuderebbe così, quindi deve essere tutto perfettamente allineato, quindi cercate di avvalervi dei giusti strumenti per fare questo tipo di lavorazioni, più che altro perché va a finire che poi si rischia di buttare i soldi, non per altro, no? Anch'io sono per il provare e riprovare per capire, però secondo me questo affarino qua, ad esempio, costa tipo 3 euro, quindi niente di 3-4 euro, veramente una cosa abbastanza basilare. Il seghetto Tamiya è un sistema comunque con la sostituzione della lama, quindi è un qualcosa che vi rimane se deciderete di affrontare questa categoria, per cui ecco, il consiglio è quello di dotarsi dei giusti strumenti prima di partire. Detto questo, quindi, il nostro sistema di ammortizzazione, come vedete, chiude discretamente bene. Punti di attenzione che mi sento di darvi sono ovviamente di cercare sempre di ripulire e di dare una leggera limatina ai punti di maggior contatto, quindi vediamolo meglio, anche se inserisco il posteriore al posto dell'anteriore, ma è per farvi capire. Questi punti di contatto qui tra parte superiore, parte inferiore e di scorrimento tra il nostro sistema mobile devono essere il più possibile lisci, non graffiati, non rovinati, perché comporterebbe appunto un movimento indesiderato. Tra le tante cose poi che potete gestire in questo sistema di ammortizzazione, lo dicevo prima, ci sono anche le molle ci sono in almeno 3 durezze se non ricordo male, le nere dovrebbero essere le più morbide e le dorate dovrebbero essere le più dure, ma potrei sbagliarmi, vado così a memoria. Si utilizza quasi sempre queste nere e poi si va ad applicare differenze diciamo di durezza del grasso che andiamo ad applicare proprio in questo punto, perché il grasso ovviamente va a generare dell'attrito, va a generare un ritardo anche nella chiusura e non tanto nella chiusura quanto nella riapertura dell'ammortizzazione, andando effettivamente poi a permettere un maggiore scarico a terra e un comportamento differente della Mini. Sono cose che vanno provate per essere capite, secondo me bisogna fare tanti esperimenti, magari provare dei set diversi da questo punto di vista per capire meglio il tutto. Ovviamente non ve l'ho fatto vedere, ve lo faccio vedere ora per
per permettere l'inserimento della molla, anche se si può fare, come dicevo prima, allargando con una punta di trapano la molla senza toccare i barilotti, perché insomma ci sono varie scuole di pensiero, alcuni credono che andandola a svasare in questo modo, anche se veramente è una cosa infinitesimale, si possa andarla ad indebolire, ok? Personalmente non ho mai avuto problemi in questo punto, è vero che non ho fatto una marea di gare in open, ne ho fatte qualcuna l'anno scorso e qualcuna nell'anno precedente, però personalmente so anche di chi utilizza questa lavorazione che insomma non ha mai avuto rotture o grossi problemi da questo punto di vista. Esistono anche sistemi dove questi barilotti vengono completamente sostituiti da degli spacer, quindi insomma ci sono tantissimi modi di fare la stessa cosa per intenderci, però è sufficiente, volendo fare questo sistema che vi facevo vedere io, inserire la punta, che vediamo se riesco a farvela vedere, che è al suo interno, eccola qui, vedete, si va ad inserire e poi piano piano a ruotare per fare in modo di limare il barilotto. Questo sistema ha già la misura corretta che deve avere per creare appunto l'alloggiamento della molla. State sempre molto attenti a non piegare il bastoncino metallico che c'è al suo interno. Ed eccolo qua, quindi questo è stato lavorato, questo no, vedete leggermente più bianco, un po' per la sporcizia, un po' per la lavorazione, ma il diametro viene ridotto solo e soltanto dello stretto necessario per fare in modo che la molla possa scorrerci e che vada appunto a creare quel sistema ammortizzante che tanto vogliamo applicare. Questo è il risultato finale, come vedete le molle si inseriscono perfettamente e posso appunto andare a farvi rivedere l'azione ammortizzante, no? Altro punto d'attenzione che vi volevo dare è l'incastro, ok? L'incastro nella parte inferiore tra il telaio centrale e la parte più esterna tramite questa, chiamiamola T, che è abbastanza complicato anche solo da mostrarvi, deve essere fatto bene, cioè non dobbiamo andare a creare dei giochi di movimento, guardate l'ho alzato per farvelo vedere, dei giochi strani, non dobbiamo inclinarlo troppo, io ci do giusto una limata anche qui perché altrimenti secondo me non ci sarebbe sufficientemente gioco per far lavorare bene l'ammortizzatore, ma deve essere una cosa molto molto leggera perché ci sarebbero un po' di problemi nel mantenere dritto tutto il sistema, no? Perché quello che lo tiene effettivamente ancorato è qui sono questi due punti che vanno a mantenere vicine queste due parti, per cui dobbiamo stare molto molto attenti quando andiamo a toccarle. Chiudiamo un po' con la seconda cam così evito di rigirare tutto. Vi volevo ringraziare anche per averci tenuto compagnia in questo video, spero che vi sia piaciuto e che questi consigli vi possano essere utili. È un qualcosa in cui sto cercando anche io di capire il più possibile, un po' con il supporto di altri racer, del mio team, comunque delle persone che mi circondano, dello staff e quant'altro, per provare a portarvi anche qualche contenuto quest'anno, soprattutto dal 2026, anche in categoria Open. L'anno scorso ci siamo concentrati principalmente sulla BMAX e quest'anno proviamo a fare qualcosa anche del mondo Open, un po' perché vorrei iniziare anche io a capirci un po' qualcosa di più. Avrò qualche difficoltà sicuramente sulla lavorazione del carbonio che non voglio fare nello studio perché lo sapete, io lavorando qui dentro voglio salvaguardare il mio ambiente, poi comunque in casa c'è da stare molto attenti con questi tipi di materiali, ragazzi, che non sono sani, non è sano respirarli, bisogna lavorare con delle maschere, comunque con dei sistemi di reazione, quindi abbiate cura di voi anche quando fate questo tipo di lavorazioni. Finché si tratta di plastica così che non è troppo volatile, però personalmente tengo sempre di fianco un aspiratore o una mini aspirapolverina per togliere subito tutti i residui e non farli così volare nell'aria. Che altro dirvi? Vi invito ancora a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, spero che questo video possa essere così di spunto e di interesse soprattutto per nuovi appassionati o magari per altri modellisti, per altri racer del mondo Mini 4VD che magari inizieranno anche questa categoria. Perché no, dove c'è tantissima libertà, tantissima fantasia, anche se tanti si limitano un po' a copiare quelli che sono gli assetti che ci sono in giro, cercheremo anche noi di inventarci qualcosa di strano anche a discapito delle nostre carbon, vedremo cosa salterà fuori, però ecco, sicuramente è una categoria che volendo dà spazio anche alla creatività. E anche per questo video è tutto, vi ringrazio ancora e Dio piacendo, arrivederci alla prossima, ciao!